In questa lezione fondamentale di grammatica italiana parleremo di periodi ipotetici. Questa sarà la prima di una serie di 3 lezioni che dedicherò a questa struttura grammaticale importantissima. Oggi ti spiegherò che cosa sono i periodi ipotetici e soprattutto come e quando si usa il periodo ipotetico del primo tipo, cioè il periodo ipotetico della realtà. Benvenuto o bentornato sul mio canale. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale aiuto studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono le mie lezioni e se non vuoi perderti nessuno dei prossimi video, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui prossimi contenuti. Inoltre, anche per questa lezione ho preparato un breve PDF che riassume il contenuto del video di oggi e in cui potrai trovare qualche esercizio per fare un po' di pratica. Puoi scaricare il PDF gratuitamente semplicemente cliccando il link nella descrizione del video. E ora torniamo all'argomento di oggi. Cos'è un periodo ipotetico? Il periodo ipotetico è una struttura della lingua italiana che usiamo per fare delle ipotesi. Esistono 3 tipi di periodo ipotetico. Il periodo ipotetico del primo tipo è chiamato periodo ipotetico della realtà. Il periodo ipotetico del secondo tipo è il periodo ipotetico della possibilità e per finire esiste anche il periodo ipotetico del terzo tipo, chiamato anche periodo ipotetico dell'impossibilità. In questa lezione ci focalizzeremo sul periodo ipotetico del primo tipo, quello della realtà. I periodi ipotetici sono strutture formate da una condizione, generalmente introdotta dalla parolina se, e da una conseguenza. Vediamo subito un esempio per capire meglio. Se riesco a trovare un biglietto per il concerto, lo compro. Se riesco a trovare un biglietto per il concerto, lo compro. Come possiamo vedere, nella prima parte della frase abbiamo la condizione introdotta dalla parola se riesco a trovare un biglietto. Nella seconda parte della frase abbiamo la conseguenza espressa dal verbo comprare, lo compro. Se riesco a trovare un biglietto, lo compro. Perché chiamiamo questa struttura periodo ipotetico della realtà? La chiamiamo così perché per la persona che parla la condizione necessaria è reale o estremamente probabile. Quando esprimiamo un'ipotesi la cui condizione è molto probabile o addirittura è reale, usiamo questa struttura. E adesso vedremo una serie di esempi per analizzare tutte le possibilità che abbiamo per fare questo tipo di ipotesi reale. La prima possibilità è quella di usare il presente dell'indicativo, il presente semplice, per la condizione e la conseguenza. Per esempio, se c'è il sole, esco. Se c'è il sole, esco. Entrambi i verbi sono coniugati al presente dell'indicativo. Per la persona che parla, questa condizione è percepita come estremamente probabile e se si realizza la condizione, sicuramente si realizzerà anche la conseguenza. Quindi usiamo dei tempi dell'indicativo per questo tipo di struttura. Un altro esempio: se prendi un taxi, arrivi prima. Se prendi un taxi, arrivi prima. Io posso dare un consiglio come questo a qualcuno
e per me è estremamente probabile che questa persona seguirà il mio consiglio e prenderà un taxi. Quando è estremamente probabile la condizione, quando è percepita come reale, usiamo sempre i tempi dell'indicativo. Un altro esempio: se mangi troppo, ingrassi. Se mangi troppo, ingrassi. Probabilmente io sto dicendo questa frase a una persona che effettivamente mangia troppo. Io vedo che questa persona mangia troppo. È una condizione reale, o forse è una condizione molto probabile. Quindi uso i tempi dell'indicativo come il presente semplice. Questi esempi che abbiamo visto mantengono esattamente lo stesso significato se usiamo il futuro semplice nella conseguenza. Se prendi un taxi, arriverai prima. Se prendi un taxi, arriverai prima. Il significato non cambia. Anche se diciamo se mangi troppo, ingrasserai. Se mangi troppo, ingrasserai. Il significato non cambia. Stiamo sempre parlando di ipotesi reali, cioè ipotesi basate su una condizione reale o percepita come estremamente probabile dalla persona che parla. Un altro modo per formare il periodo ipotetico della realtà è quello di usare il futuro semplice sia per la condizione che per la conseguenza. Come in questo esempio: se avrò i soldi, andrò in vacanza in Italia. Se avrò i soldi, andrò in vacanza in Italia. Vediamo un altro esempio. Se arriverò in ritardo al lavoro, il mio capo si arrabbierà. Se arriverò in ritardo al lavoro, il mio capo si arrabbierà. Uso il periodo ipotetico della realtà perché questa condizione è reale. Probabilmente io mi sono svegliato tardi, sto correndo, quindi so di essere in ritardo e so che è molto probabile che io arrivi in ritardo, quindi uso il periodo ipotetico della realtà. Se si verificherà la condizione, sicuramente si realizzerà anche la conseguenza. E passiamo all'ultima forma che possiamo usare per costruire il periodo ipotetico della realtà. Questa struttura può essere usata con il presente indicativo per la condizione e l'imperativo per la conseguenza. Possiamo usare questa struttura quando vogliamo dare un consiglio, un ordine o invitare qualcuno a fare qualcosa. Per esempio, se hai fame, mangia. Se hai fame, mangia. Vediamo qualche altro esempio. Se non vuoi venire, dillo. Se non vuoi venire, dillo. Se vedi Luigi, salutalo da parte mia. Se vedi Luigi, salutalo da parte mia. Se non ti piace il tuo lavoro, cambialo. Se non ti piace il tuo lavoro, cambialo. Quindi, per riassumere quello che abbiamo detto nella lezione di oggi, il periodo ipotetico della realtà è una struttura usata per fare delle ipotesi. Si chiama così perché la condizione è reale o percepita come estremamente probabile dalla persona che parla. Questa struttura è composta da una condizione introdotta dalla parola se e da una conseguenza. Come abbiamo visto nei nostri esempi, possiamo usare il presente dell'indicativo per la condizione e il presente dell'indicativo anche per la conseguenza, oppure il presente e il futuro, ma anche il futuro e il futuro. Sono tutti tempi dell'indicativo. Inoltre, se vogliamo invitare qualcuno a fare qualcosa, possiamo anche usare l'imperativo per la conseguenza. Ed è tutto per la lezione di oggi. Come ti ho detto all'inizio, questa è la prima di una serie di 3 lezioni sui periodi ipotetici.
Ti invito a fare un po' di pratica scrivendo delle frasi nello spazio dei commenti. Se non vuoi perderti le prossime lezioni, ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche. Ti ringrazio di cuore per aver guardato questo video fino alla fine e non vedo l'ora di vederti nella prossima lezione. A presto!